questo punto cerchiamo di arginare quella che è la risposta gigantesca, ovviamente, che ci ha fornito il nostro Large Language Model, perché io ho chiesto semplicemente di tradurre "Sono Giovanni Pace, l'insegnante di informatica", e lui mi ha fatto una descrizione estremamente elevata, comprensiva ovviamente di quelle che sono delle spiegazioni della frase che ha generato, che non mi interessano in maniera totalmente in maniera assoluta. Allora, voglio utilizzare la metodologia e la tecnica del prompt engineering, ok? Semplicemente per cercare di capire, o almeno per cercare di interfacciarmi con il mio LLM e di chiedergli delle informazioni molto 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 più precise. Allora, per non rompere, tra virgolette, l'esempio di prima, che cosa faccio? Guardate, mi faccio un CTRL-C, CTRL-V del mio progettino. Che cosa significa? Che in pratica ho clonato, ok, la cartella precedente. Vedete? Ho appena creato 03 LangChain traduttore copy. Attendiamo ovviamente che finisce il suo intervento di copiatura e la vado a rinominare 04, ok, LangChain con il prompt engineering. Prompt engineering. Allora, che cosa significa prompt engineering? Allora, l'idea è questa. Fondamentalmente noi dobbiamo creare il prompt engineering, è quella tipologia, è quella tecnica, ok, avanzata, ok, di ingegnerizzazione, ovvero di strutturazione di una richiesta fatta in un certo modo. Che cosa significa? Che in questo caso noi abbiamo messo un semplicissimo come si traduce frase in lingua. Però, prima di tutto, noi sappiamo che l'AMA, la versione 3.1, è un Large Language Model americano, ok? Quindi significa che la prima tipologia in assoluto di testo su cui è stato effettuato il training, ok, è l'americano, comunque sia l'inglese in generale. Cosa significa questo? Che praticamente la nostra richiesta non avrà mai un'efficienza così elevata se vogliamo diminuire quelli che sono i tempi di attesa, perché almeno quello che presumiamo che lui faccia è prende la nostra frase, la traduce in inglese e poi effettua la risposta all'operazione. Quindi la prima cosa che dovremmo fare è tradurre questa tipologia di elemento in inglese, ovviamente a meno dei segnaposto, ovviamente di questi due elementi. Ok, la questione è proprio questa. Quindi qui potremmo scrivere ad esempio, translate the following text into, guardate, qui dentro ci mettiamo lingua, ok? Punto. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo dirgli? Di evitare di fornirci quelli che sono tutti quanti gli elementi descrittivi, ok? Quindi per esempio sono delle spiegazioni aggiuntive. Ok, a questo punto che cosa potremmo inserire al suo interno? Vado a capo per una questione di comodità, ok? Only provide, ok, translation without additional explanation, ok? E poi ovviamente gli mettiamo due punti, scusatemi, vado a capo ancora, utilizzo il backtick per evitare che mi si rompe la stringa, al 96, e qui dentro gli mettiamo frase, ok? A questo punto lui effettuerà la traduzione in questa lingua, fornendo soltanto la traduzione senza delle spiegazioni aggiuntive di questa frase, ok? Vediamo un po' se funziona. Ovviamente vado sul nuovo progetto, quindi CD04 LangChain Prompt Engineering, e faccio un node applicazione, quindi app.js. Attendiamo qualche secondo, ok, e se tutto va bene avremo soltanto questo elemento con traduzione e il valore della traduzione richiesta. Eccolo qui. Traduzione: soy Giovanni Pace, professor di informatica. Ok? In questo caso non ha tradotto bene o male anche il mio nome, questa è una cosa estremamente importante, avremmo dovuto dirgliela, potremmo specificarla facendo ancora di più un'espansione della nostra frase, ma non ci interessa andare troppo nello specifico in questo caso. Questo è già un punto fondamentale.